Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Per chi passa per la prima volta, ovviamente sotto questo contenuto iscrivetevi al canale prima di cominciare attivando la campanella delle notifiche, perché il calcio è di chi lo ama, il calcio è di chi lo rispetta, il calcio è di chi tifa Partenope. Ovviamente il calcio è di chi tifa la propria squadra del cuore, ma io, essendo tifoso del Napoli, tiro acqua al mio mulino. Siamo in questo video ragazzi pre-partita di Napoli-Cagliari, non ci sarà la conferenza stampa di Mazzarri, quindi vedremo cosa è successo in casa Napoli fino ad ora. Cercheremo di tirare fuori una probabile formazione avendo pochissimi indizi e andrò ad analizzare un attimo tatticamente la partita Cagliari-Sassuolo, ribaltata appunto dalla squadra di Ranieri quasi alla fine del match con quel gol di Pavoletti. Però ci sono tanti accorgimenti tattici in quella partita che mi sembra il caso di analizzare e condividerla con voi. Fatemi sapere ovviamente la vostra qui sotto nei commenti. Cominciamo senza perderci in chiacchiere. Allora, la seduta di allenamento del Napoli di ieri ha visto il Napoli entrare in campo, riscaldamento e Torello, partitella a campo ridotto, Mario Rui personalizzato in campo, Olivera è stato a fare personalizzato in palestra così come Ostigard, quindi non abbiamo risolto la questione terzino, è questo il punto, quindi credo che la formazione possa essere per sommi capi quasi la stessa che abbiamo visto nell'ultima apparizione, nelle ultime partite, con Nathan a sinistra. Forse potrebbe giocare Zanoli, vedremo a Mazzarri chi schiererà e se nel caso da qui a domani ci possano essere ulteriori diciamo input per qualche cambio di formazione. Partita con il Cagliari complicata e non poco, vi spiego perché. Perché il Cagliari è una squadra che si immola in questo momento, si immola per il proprio allenatore. Qualsiasi cosa dice Ranieri è legge ed è una squadra che riesce a partite in corso, grazie ovviamente alla lettura di un grande allenatore e di un uomo di calcio di tutto rispetto che io stimo sin dai tempi dell'Leicester, perché Ranieri è uno che entra nella testa dei calciatori, Ranieri è uno che riesce a tirar fuori il 100% da squadre che al limite non hanno nemmeno capo e né coda, non hanno né capo né coda come si dice, o meglio calciatori tecnicamente inferiori ad altre rose sia in Serie A che in altri campionati che riescono poi a spuntarla e dire la propria. Ecco che arriva questa difficoltà, al di là che il Napoli possa essere più forte a livello tecnico, assolutamente la rosa è migliore del Cagliari, non stiamo qui a parlare di cose scontate, però l'essere un tutt'uno con l'allenatore è un punto diciamo a favore del Cagliari. Non è che il Napoli abbia lo spogliatoio girato nei confronti di Mazzari, assolutamente, però è più rodato sicuramente Ranieri, visto anche il playoff dalla Serie B alla Serie A, ed è una squadra che riesce a mettere in difficoltà l'avversario per tutto il match fino al 99esimo, al 98esimo il Cagliari ti mette in difficoltà. Tant'è vero che la conferenza di Ranieri, c'è una domanda nella conferenza di Ranieri di ieri che racchiude questo pensiero che ho io, ed è questa, la domanda è prevede il rombo a centrocampo? Ranieri dice i ragazzi sanno interpretare tutti i sistemi di gioco, l'importante è far rendere al meglio tutti i giocatori. E l'abbiamo visto nella partita contro il Sassuolo, che andiamo ad analizzare tatticamente perché ci sono degli spunti molto interessanti per quanto riguarda appunto la squadra di Ranieri e come si pone a partita in corso, come si è posta in questo caso contro il Sassuolo. Ranieri parte con un 4-2-3-1 contro il Sassuolo quasi a specchio contro la squadra di Dionisi, cercando poi di arginare uomo su uomo la situazione, non riesce, vanno sotto 1-0, Ranieri non si fa assolutamente intimorire e passa a un 4-3-2-1, quella sorta di albero di Natale che vediamo quando leggiamo alcune formazioni e vediamo gli schemi delle squadre, quella sorta di albero di Natale, tant'è vero che inverte Nandez e Oristanio
prima larghi a piede invertito, con l'uruguaiano a destra e Sulemana sul lato opposto. E Prati si mette a fare da equilibratore. Oristano e Viola a supportare la Padula, in quel caso ovviamente del match contro il Sassuolo, e si trova una quadra diversa rispetto all'inizio della partita. Tant'è vero che quella situazione porta poi, a riuscire a tenere il campo in maniera diversa rispetto all'inizio della partita. Scelta che non pagava comunque a livello di risultato, perché Ranieri è rimasto sull'1-0 per tutto il match, 1-0 dietro per tutto il match, quindi ennesimo coniglio dal cilindro di Don Claudio o Sir Claudio, come lo volete chiamare, si mette con 4 punte. Cambio di formazione che porta all'espulsione di Tre Soldi e la successiva rimonta finale. Oristano a sinistra, Luvumba a destra, Pavoletti e la Padula centrali e addirittura Prati e Viola dietro questi 4, quindi sono 6 calciatori che si portano a ridosso dell'area di rigore. Tutto questo, cose che sono già successe anche in altre partite, tutto questo arriva sempre dal 70° in avanti. Quando Ranieri vede che la partita sta sotto o al limite sta pareggiando il match, non si riesce a scardinare, si possono portare 3 punti a casa, la partita è in bilico, ecco che o tutto o niente. Ranieri gioca con 6 giocatori offensivi, si mette con 6 calciatori offensivi nella metà campo avversaria a ridosso dell'area di rigore e qualcosa ultimamente esce sempre e riesce a fare risultato. Ecco perché è uno snodo secondo me importante e interessante questo, perché il Napoli non può permettersi di durare 70 minuti a livello di lucidità, ovviamente conseguenza della condizione fisica. Dobbiamo riuscire ad essere vigili e pimpanti per tutti i 90 minuti, se la partita ovviamente resta un tantino in bilico con un risultato corto. Poi se riusciamo con intensità a giocarci la partita nei primi 60 minuti, a metterla in cassaforte, ben venga. Fatto è che non dobbiamo assolutamente calare l'attenzione appunto negli ultimi 20 minuti, scusate, della partita. Ed è una condizione che mi sta facendo pensare a non poco questa, perché partita che può essere, si dice ok, ha il Cagliari in casa, abbiamo rivinto in casa ovviamente in Champions League, adesso comincia la striscia positiva. Io mi auguro che sia così, perché a Napoli serve non un filotto di vittoria, ma servono tanti risultati positivi in successione per poter in primis restare lì e scalare qualche posizione in classifica, e poi punto secondo, non riportare di nuovo la mente a risultati altalenanti dove cominciano alcune insicurezze e non va per niente bene per la stagione che poi abbiamo già vissuto e quella che dovremo affrontare. È vero che ci saranno partite sulla carta un tantino più abbordabili da qui in avanti, al di là della Roma all'Olimpico, però non possiamo adagiarci ovviamente sugli allori e dire vabbè, abbiamo passato le squadre, cioè sono finite le partite con le squadre ovviamente di alta classifica, adesso possiamo un attimo tranquillizzarci e giocare senza troppe pressioni. Assolutamente no, è il contrario. È il contrario, perché poi le partite che tu puoi perdere contro l'Inter, contro la Juve, la partita che hai perso contro il Real in Champions League, ci stanno quelle sconfitte. Quelle sconfitte ci possono stare sulla carta. Sulla carta non ci sono queste. Sono queste che non devono per niente succedere. Il Cagliari ha il Frosinone in Coppa Italia, avrai un filotto di partite con squadre più abbordabili. Sono quelle le partite che non si devono assolutamente perdere. Occhio a Ranieri, che forse partirà a specchio con il Napoli, non si sa. È una squadra che può farli tutti i moduli in base all'allenatore, perché fa perfettamente ciò che dice appunto il nostro Claudio Ranieri,
rinnovo la stima all'allenatore del Cagliari, però ragazzi dovete posare questi 3 punti domani alle 18, in primis perché ne abbiamo bisogno, punto secondo perché dobbiamo dimostrare di essere più forti sul campo nella maniera più assoluta per riacquistare quella garra mentale che serve per andare avanti. E poi c'è anche un Lazio-Inter da tenere sott'occhio, c'è Milan-Monza, forse qualche risultato per rosicchiare qualcosina verso la parte alta della classifica può succedere e noi dobbiamo farci trovare sempre pronti. Questo era ragazzi, mi auguro che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere la vostra nei commenti, sempre Forza Napoli, ciao!